fatto di essere quasi niente in mezzo al deserto ti trasforma. Il senso del tuo essere non è così solo stare dentro la società di un modo, giocando un ruolo, facendosi un contesto, no, è così. Adesso penso che posso semplicemente stare e non mi annoio. Io non mi annoio mai, è come sempre trovo qualche modo di vedere le cose in un modo diverso, di tentare di giocare internamente con le cose, di veramente ringraziare sempre per tutto quello che vedo, no? Qualsiasi cosa. Costruire e decostruire la figura, nel senso che io i miei quadri li chiamo frammenti proprio perché sono dei frammenti di corpo, in questo caso sono braccia e gambe, che io all'inizio li penso come composti e poi li scompongo e li metto ognuno su una singola tela. Posso costruire una figura con vari quadri che io faccio. La persona prende anche varie forme, no? Prende anche vari aspetti ogni volta. Ovviamente queste forme sono irrazionali comunque, non sono reali, non sono assolutamente reali. Vorrei togliere l'asfalto da ogni strada che sono passato da lì, cioè anche in Iraq. L'ultimo lavoro, per esempio, parla di questa cosa, mandando l'asfalto proprio dal mio paese per averlo accanto così, anche dal mio fratello da Ucraina, così anche dialoga la cultura tra di loro, insomma, e anche vedere la differenza che ha ogni terra, ogni strada che c'è nel mondo. Due anni fa che sono stato con un gruppo di amici, siamo andati al Sahara. Abbiamo fatto una passeggiata, più che una passeggiata, sempre in silenzio. Veramente stare 2 settimane senza architettura nessuna, senza tenda, senza parlare, senza vedere nessuna macchina, nessuna pubblicità. È stato così, è stato un cambio, penso che un prima e un dopo. E veramente dopo questo ho lasciato l'architettura. Era un po' difficile all'inizio, sai, che il fatto che non aveva dell'incarico, non sapeva cosa fare, non so, anche nel deserto avevamo questa sensazione adirrazionale di essere là, punto. Quando sto lavorando è un po' quello che cerco, quasi di tentare di essere. Ma di un modo come fanno anche i bambini che giocano, che non hanno nessuna pretensione grandiosa, fanno dei giochi con le foglie degli alberi, con le pietre del campo. Anche, non lo so, anche con delle cose semplici come la carta che ho preso da una macelleria, l'aveva così sempre sopra il tavolo. Mai sapeva qualcosa devo fare con questo, ma questo è fascino per una cosa semplice che prende un po' vita. Guardare il mondo con gli occhi di un bambino, che questo per me è un ideale, dovremmo, o per me, io tento di farlo sempre, devi fermarti magari come se andassimo come andano le lumache, possiamo magari vedere un po' di più, non come a volte facciamo qui, specialmente a Roma, che tutti andano in fretta, vanno veramente veloci. Sono venuto a Roma con la neve e questo mi è piaciuto veramente, è stato bello, veniva da Berlino che tentava di fuggire un po' dal freddo, mi ho trovato qui la neve, ma una cosa che mi è piaciuto anche per il fatto che la neve è così leggera, che cade così bianca, anche praticamente quasi tutte le mie opere sono bianche, hanno questa leggerezza. Mi piaceva quasi lavorare non solo con il bianco, ma quasi come mi succedeva al deserto con il respirare. Il fatto che camminavamo, era così, si cammini, si respiri, non stare sempre proiettato in un'altra cosa, ma essere veramente dove tu sei in quello che tu fai. Non penso che sia così complicato.
dobbiamo in qualche senso, io tento di non fissarmi al modo di pensare. Prima che faceva l'architetto, che la gente mi diceva: ma hai lasciato la tua carriera, no, sei pazzo, adesso che fai? Non hai da fare, non hai un compito sociale, così un ruolo. Ma veramente a me mi piace sentirmi uomo, senza nessun titolo, senza niente, solo essere là. Frammento che faccio lo posso comporre con varie tele. Cerco di ricostruirli, di ridare un senso all'uomo, anche con una certa irrazionalità, perché poi alla fine è tutto un po' irrazionale secondo me. I volti non esistono più, perché non è quello che deve dare la forza ai miei quadri, bensì i piedi o le gambe o le mani che siano hanno già una loro forza. Spesso e volentieri rappresento figure maschili, bisogna dire, ultimamente, proprio per questa forza che danno le venature, le pieghe delle mani. Il bianco secondo me è prima di tutto è un colore importantissimo, che bisogna dire l'ho scoperto anche da poco. Diciamo che in passato non avevo mai usato il bianco come fondo, anzi li forzavo molto, usavo del colore molto forte anche. Facendo delle prove su carta, la carta mi ha aiutato molto in questa produzione, ho scoperto che in effetti il bianco prima di tutto dà tantissima luce e quindi ovviamente fa spiccare di più poi quello che voglio rappresentare. Ho fatto una prova su un paio di tele col fondo nero colorato, ma perdeva moltissimo. E mi piace anche rappresentare il bianco su bianco, nel senso che io faccio ogni tanto degli schizzi, diciamo, a mo' di action painting, come si può dire. Secondo me è un colore importantissimo, sia nella pittura che nella vita, è un colore luminoso, bellissimo. Ovviamente la sensazione che dà principalmente è di vuoto, perché ovviamente sembra che questi corpi fluttuino nel vuoto. Tutto questo viene unito da queste forme geometriche che io faccio e che sono la parte del colore invece, che ho sintetizzato in forme geometriche astratte che mi uniscono le figure praticamente. Queste forme vengono unite tutte dal colore. Spesso poi non sono neanche gli stessi colori, però poi montandoli si crea un'unione che mi dà la forma del tutto. Infatti io li propongo come dittici o come trittici, non li propongo mai singolarmente. Comunque disegno sempre tanto io, è molto importante secondo me nella pittura il disegno proprio in quanto tale, io disegno moltissimo. Cosa che in questi quadri in effetti si vede ancora poco. Prima si vedeva per niente, adesso si vede qualcosa, piano piano ci sto arrivando. Forse un passaggio successivo sarà quello di proporli su carta, e il proporre i frammenti su carta sarebbe un discorso interessante. Non è stata una scelta mia per scegliere materiali come il ferro o l'asfalto. Questi materiali sono cresciuti con me nel mio paese in Iraq, che è una paese molto popolare, quindi da quando ero bambino giocavo sempre con l'asfalto, la pietra, il ferro, insomma. Lavorando con mio padre, che è uno scultore, ho capito come si può utilizzare il materiale, come si può costruire questi materiali. E poi mi mancava sempre una parte che è la parte artistica, diciamo. Venendo a Roma per studiare nell'Accademia di Belle Arti di Rufa, ho capito l'idea che deve avere l'artista, o l'idea dell'artista stesso. Prima nel mio paese ho capito la tecnica, tutte le tecniche sul materiali. Invece qua è l'idea che c'è dietro, ogni cosa deve essere dietro un'idea. Quindi ho cominciato a costruire la mia strada artistica.
E mi piaceva l'idea di scarnificare la strada proprio, la strada anche contemporanea, per dire, costruendo la mia strada, che la mia strada è contemporanea. Quindi mi piaceva questa idea. La scultura individe in due casi, o modellare, che è come la creta, o togliendo sul marmo, cioè scolpendo. Invece nelle sculture contemporanee non c'è questa idea più. L'idea mia era non scolpire, cioè non togliere neanche, quindi costruire magari in un altro modo proprio. Questa collettiva è una riflessione sulla contemporaneità e sul tempo disperso. Sono delle opere leggere, pesanti e incastrati proprio sui fili di una contemporaneità dispersa e a nostro avviso nascosta. Tre artisti differenti che vengono da tre parti diverse del mondo, che cercano di trovare tra tre idee differenti un unico messaggio, un unico linguaggio, una simbiosi comune, un unico dialogo.